Sono diverse le cose che il proprietario di un cane alla ricerca di una pensione può fare prima ancora di andare a prendere un appuntamento e visitarla. Io consiglio di vedere le recensioni, soprattutto se sono recensioni dilatate nel tempo, che danno appunto un po' la storia della struttura. Secondo, ovviamente una telefonata dove già il parlare fa scoprire un po' la competenza, la professionalità della persona a cui ci riceverà. A quel punto il passo successivo sarà sicuramente un appuntamento per andarla a visitare e arrivati in struttura dobbiamo fare attenzione a un pochettino di cose importanti. La prima, ovviamente, che è un po' la cartina tornasole dell'igiene della struttura, è l'odore. Per carità, durante la giornata ci può essere il momento in cui può essere più o meno sporca, ma è indubbio che è una cartina tornasole dell'igiene di tutta la struttura. I box, la posizione dei box, l'ombra, se hanno una parte interna, una parte esterna, se la struttura è a norma con tutte le disposizioni che deve avere, e cosa anche molto importante, quello che c'è al di fuori dei box, cioè gli spazi aperti, i paddock, il fondo, se è in erba, se è su terra, se anche in questi spazi ci sono parti ombreggiate, alberi, e non meno importante anche come è fatta la struttura, cioè i recinti possono essere fatti in maniera, diciamo, un po' superficiale, oppure essere fatti con criteri molto più, diciamo, attenti. Nei box esterni avere diciamo delle recinzioni forti, affogate, in modo tale che i cani che scavano non possono uscire, con degli anti-scavalcamento o comunque delle reti molto alte. Importante anche capire come chi gestisce la struttura affronta le diverse fasi durante l'anno. Ovviamente ci sono esigenze diverse. L'estate avrò bisogno di ombra, di posti freschi, ancora meglio se ci sono nebulizzatori dell'acqua. Se parliamo del periodo invernale, strutture coinventate, riscaldamento, posti sicuramente asciutti e non umidi. Per l'estate ovviamente dovranno esserci dei posti all'ombra con alberi o tettoie fatte, diciamo, con criterio, e per l'inverno dei ripari. Se stanno fuori durante il giorno può capitare una pioggia improvvisa e tempo di rimetterli dentro, comunque i cani hanno la possibilità di ripararsi. Per me una delle cose più importanti è la presenza del personale in struttura. Avere un personale presente H24 per quanto è possibile è una delle cose che mi farebbe stare tranquillo nel lasciare il mio cane in pensione. Può succedere di tutto, ci possono essere situazioni di pericolo sia di giorno che soprattutto di notte, e avere del personale comunque che si può accorgere di una situazione di pericolo, per me può fare una grossa differenza. La professionalità e la competenza di chi gestisce la struttura si vede anche da come vi spiegherà una giornata tipo che passa il vostro cane nella pensione. Box preferibilmente singoli fanno sì che il cane possa dormire e mangiare senza grossi disturbi. Avere dei paddock con uscite selezionate, perché non tutti i cani vanno d'accordo insieme. Poi ci possono essere cani di piccola taglia che magari giocando con cani più grandi si possono far male anche senza litigare. È molto importante che il personale vi spieghi appunto queste piccole differenze, che tanto piccole non sono. Per i cani che non hanno mai avuto esperienze di pensione, o peggio ancora esperienze negative, io consiglio sempre di fare un piccolo approccio prima di portarli in struttura. Abituare il cane a rimanere da solo progressivamente, magari mezz'ora, poi un'ora durante il giorno, aiuta a risolvere quelli che possono essere dei
piccoli problemi di abbandono. E cosa ancora più importante in generale è la socializzazione del cane, perché questa poi gli farà affrontare al meglio qualunque esperienza. Una volta arrivati in struttura, quando si lascia appunto il proprio amato cane, è bene non insistere troppo con i saluti, non abbracciare il cane, perché questo molto spesso trasmette ansia, le nostre ansie a loro, quando invece loro magari sono tranquilli, vanno in un posto che gli piace, dove faranno una vita alternativa, piena di gioco, e quindi non c'è la necessità di partire con il piede sbagliato. Viceversa, quando si torna a riprendere, magari in questo caso gli si possono fare delle feste, gli si può portare un giochino, un premio, sarebbe una cosa fatta bene. Ci possono essere alcune volte dei soggetti che o per esperienze passate negative o per una mancanza di socializzazione o per tanti altri motivi, diciamo, si consiglia di fare un inserimento. Io, anche proprio per valutare se il cane potrà stare bene il periodo in cui me lo lasceranno, come inserimento non faccio meno di 24 ore, perché per me è fondamentale che il cane dorma qui, e se ce ne fosse la necessità questo inserimento si può fare più volte, in modo tale che il cane supera le esperienze negative passate e capisce che il posto dove va a stare è il suo parco giochi. Per chi viene la prima volta o per cani problematici, io consiglio sempre di portare o il proprio materassino o comunque uno straccio o qualcosa con l'odore e l'odore di casa. Il materassino loro indubbiamente sarebbe l'ideale, però anche un telo che io metto per qualche giorno all'interno di casa dove lui va a dormire è un qualche cosa che poi io posso riportare all'interno della struttura e dare al cane dei punti di riferimento. Normalmente quando si porta il cane in pensione si deve preparare anche una parte di documenti. La prima cosa che viene richiesta è l'iscrizione all'anagrafe canina. Questo foglio dove all'interno troviamo tutti i dati del proprietario e i dati del cane. Questo perché per un eventuale controllo che le pensioni a norma possono avere, devono appunto dimostrare che ci sia quello che è obbligatorio, cioè l'iscrizione con il microchip del cane. Altra cosa, ci sarà una scheda di entrata da firmare con i dati del proprietario, presentare il libretto delle vaccinazioni con le vaccinazioni in regola. Importante che se il cane non ha le vaccinazioni, prima di andare in una pensione, per il proprio bene, perché all'interno poi troverà tutti i cani vaccinati, il proprietario porti il cane a fare una visita dal veterinario. È possibile anche somministrare delle cure, ovviamente tutte documentate con i farmaci, la ricetta del veterinario e la posologia come somministrarli.